inizia una bella battuta di Ultra Light Aging, o come piace chiamarla a me, ULE, che sarebbe poi l'acronimo di Ultra Light Aging. Sto utilizzando una canna che non è una canna appropriata, ma che si adatta molto a questa, chiamiamola, tecnica, e da un po' di tempo sto portando nei video. Questa canna, che è la Diaflash 1,7 grammi, ha il cimino pieno, che permette sostanzialmente di sentire ogni minima toccata, anche delle più piccole seppie che vanno ad appoggiarsi sulle edge. Naturalmente si usano edge molto piccole, anzi queste sono un po' grandicelle perché sono edge da 2,5 del peso di circa 10 grammi, che però possono essere tranquillamente usate con questa canna. Qui arriva la prima cattura. Non ho messo lo strike perché, come avete visto, praticamente la sento, in realtà nemmeno ferro. Mamma mia, questo è proprio microscopico. Che si stanno pacchiando, che è una cosa tremenda. Putil Ellas. Come al solito, dopo aver fatto la fotoricordo, per rispetto dell'ambiente, della natura, soprattutto per la taglia veramente esigua, questo bellissimo e piccolissimo polpo viene rilasciato. Le onde sono troppo forti, bisogna dargli una mano. Ok, si riprende a lanciare. Vi descrivo un po' sia quello che faccio durante la battuta sia lo spot. Su questo spot sono stato già con le edge economiche, avete visto il video qualche giorno fa, per provare se ci fossero troppi ostacoli, così da poter venire a pescare tranquillamente con edge un po' più costose. In questo caso infatti le edge da 2.5 che sto utilizzando sono quelle della Shimano Sephia. Come vedete, dopo aver lanciato faccio 3 cercate, anche 4, per dare assetto alla edge, e poi faccio strisciare sul fondo la edge, in questo caso un po' controcorrente. Poi quando la corrente è troppa mi giro dal lato giusto e rimetto in corrente la edge, in modo tale da avere sia uno spostamento laterale sia uno spostamento in corrente, quindi controcorrente e corrente. Molto spesso questo spostamento funziona. Qui mi sembrava di aver sentito qualcosa, ma era solo un ostacolo, mentre in questo caso Un altro, ecco qua. Vediamo che cos'è, se è tutto più o seppia. abbiamo allamato un'altra seppia. Microseppia. Poi Sono ancora veramente piccole, quindi anche in questo caso
opto per un giusto rilascio. Anche questa rilasciata. Si continua ancora a pescare utilizzando sempre Edge da 2.5. sto utilizzando un colore solo che sta dando i risultati che abbiamo visto fino ad ora. Le 3 cercate, si va un po' controcorrente. Poi quando comincio a sentire la Edge che sbanda, mi giro dall'altro lato, facendo altre 3 cercate, come in questo caso. Ad esempio, a volte do un nuovo assetto alla Edge. Ora sto pescando in corrente. Controcorrente che abbiamo visto prima, lo posso fare quando la corrente è poca, altrimenti il filo viene trascinato via, diventa difficile sentire la Edge. Si dovrebbe dire Eghi, ma preferisco dire Edge. Attenzione adesso, no, porco Giuda. lo strike seguito da un'immediata slamata. Non recupero subito l'Edge perché potrebbe andare a riappoggiarsi, ma non in questo caso. Sono preso, guarda che... Il cielo è un po' velato, quindi colori accesi con queste velature di solito funzionano ed attirano seppie e polpi. La pesca edging è molto rilassante e permette anche di distrarsi, come sto facendo in questo caso. I movimenti sono molto lenti, si danno dei colpetti, oltre a far strisciare per terra l'Edge, per farla un po' saltellare. Colpetti molto leggeri. Ogni tanto c'è qualche falso allarme come quello che abbiamo visto adesso, dovuto a qualche ostacolo sul fondo, principalmente piccole pietre. Purtroppo se si trova una pietra grande si incaglia, ma come vi ho detto prima, in questo caso avevo opportunamente provato il fondo con Edge economiche. Trovate il video sia in descrizione che sul link sopra in alto a destra. Quelli che avete visto sono sempre i colpetti che vi dicevo prima per far saltellare l'Edge sul fondo. Ricordiamoci sempre che queste esche artificiali imitano un gambero, quindi immaginiamo il movimento che può fare un gambero e tentiamo di imitarlo imprimendo i giusti movimenti con la canna. La mia non vuole essere assolutamente una lezione, questo
dare i movimenti che meglio crede. Forse un'altra. Sì. Sì. Eccola che arriva. Questa è anche carina. Questa è una bella seppiolina. Questa è la prima seppia che tratterrò in questo inizio di stagione. Non è di sicuro la taglia che sto cercando, ma già a mio avviso può essere anche trattenuta. Ok, si riprende a lanciare, fanno sempre gli stessi movimenti. 3 cercate, 4. Si pesca un po' in corrente. Ed un po' controcorrente. Forse ne abbiamo un'altra. Il bello di pescare così leggero è che se eccola sta tirando, c'è. Stavo dicendo, il bello di pescare così leggero con la canna con il solid tip è sentire ogni minima tocca, anche di quelle piccole. Eccola qui. Guardate come arriva. A spizzare. Questa qui è piccolina, la liberiamo. Io però andiamo con il Quello che avete visto è un rilascio fatto molto male. dall'altra parte io. Adesso recuperiamo prendendo la seppiolina e ridandogli la libertà. Ok, quello che avete visto in questo video è nient'altro che Ule Ultralight Edging. Naturalmente questa, come dicevo prima, non vuole essere assolutamente una lezione, ma ho descritto il mio modo di pescare in questa maniera. Spero vi piaccia. Questa è l'ultima cattura di questo video e ci rivedremo nei prossimi video. Quindi se vi piace il video mettete un like, iscrivetevi al canale, quelli bravi dicono attivate la campanellina. Alla prossima ragazzi. GoPro avvia video.